Bene, 14 gennaio 2025, benvenuti al terzo appuntamento di AOG Italia, quindi il primo di quest'anno. Vi ricordo che l'incontro del mese scorso di dicembre 2024 è stato annullato e quindi oggi avremo Salvatore Fricano che ci racconta come rendere più amichevoli alcuni controlli di Access. Come ho già detto nel nostro ultimo incontro a novembre, sono molto curioso di vedere questa presentazione, visto che l'argomento riguarda l'interfaccia utente, l'interazione con l'utente, che è il mio principale campo di interesse e di ricerca. Prima di dare la parola a Salvo, però, vi segnalo due link in cui vengono spiegate più in dettaglio le due novità di cui vi ho parlato nel nostro ultimo incontro, disponibili però soltanto per Office 365, e cioè l'editor di query Monaco e i nuovi grafici chiamati Modern Charts. L'ottimo Colin Riddington, Access MVP e responsabile del gruppo AOG Europe, ci spiega in questi articoli più in dettaglio i pro e i contro e le novità di queste due nuove funzionalità per chi è interessato. Detto questo, cedo senza indugio microfono e schermo a Salvo per la sua presentazione. Fermo la mia condivisione. Salvo, puoi condividere quando vuoi. Allora, buonasera a tutti, naturalmente, insomma, agli eroi di Access Italia. Vi ringrazio per essere presenti e ringrazio soprattutto Alessandro che mi ha dato l'opportunità, insomma, in qualche modo aprire le danze con due mie piccole, diciamo, esperienze. È giusto che dica velocemente un po' qualche dato biografico, per cui, insomma, sono approdata Access tramite, diciamo, vie traverse. Io vengo da esperienze, diciamo, molto lontane nel tempo, nel senso che dal 1986, per una ventina d'anni, grosso modo, mi sono interessato alla programmazione in ambiente mainframe, quindi essenzialmente DB2, COBOL, PL1, PL2, Exec 2000, se in qualche modo avete sentito parlare di queste cose, ed era una programmazione, diciamo, molto complessa, articolata, che poi insomma è finita questa modalità di programmazione tutta testuale e quant'altro. Dopodiché, essenzialmente per diletto, per divertimento, ho iniziato a programmare su PC. Quindi essenzialmente, insomma, io non faccio parte insomma, di società, di aziende, insomma, che continuano a produrre applicazioni in Access oppure in altri linguaggi. Naturalmente mi scuserò per il mio inglese, insomma, io in genere sono molto naif, perché in genere lo leggo, ma preferisco non parlarlo, quindi scusate in anteprima per la mia pronuncia. Allora, quando ho iniziato a programmare per divertimento, io mi ero innamorato non di Access, ma del Visual Basic 6, anche perché avevo utilizzato un componente passato da un mio caro collega eccezionale. Questo componente si chiamava VS Flex Grid Pro. E io praticamente con i dati potevo fare veramente tantissime cose. La versione 8 mi permetteva di utilizzarlo come tree view, come list view, come praticamente modalità velocissima di fare il report. Potevo caricare virtualmente milioni di record. Quindi io praticamente mi sono attardato su Visual Basic. Anzi, condivido anche, diciamo, qualche schermata dove in una mia applicazione Visual Basic, suppongo che state vedendo, io utilizzavo estensivamente questo controllo. Qua c'è l'orario scolastico, qua c'è una lista delle date dell'anno scolastico, qua c'è un registro del professore. Ecco, tutte queste cose mi permettevano di dire, ok, continuiamo Visual Basic e gestione dei dati e naturalmente il database era di modalità Access. Poi ho scoperto che Access aveva il VBA nativo e quindi a quel punto mi sono, diciamo, spostato a cercare di utilizzarlo in qualche modo. Quindi praticamente io
praticamente ho fatto diverse applicazioni, essenzialmente in ambito scolastico, quando ancora non c'erano le applicazioni online. Ho fatto un registro elettronico del docente che permetteva di gestire l'andamento dei voti, delle assenze, e che ho distribuito in tutta Italia in modalità gratuita, insomma, inizialmente insomma, era gratuita, che è stato adottato da un centinaio di docenti. Dopodiché ho fatto l'applicazione essenzialmente nell'ambito del mio istituto, mi richiedevano la gestione dei plessi, delle classi, insomma, la faccio breve. E quindi ho capito che veramente Access permetteva tantissimo, senza bisogno di avere il peso del Visual Basic 6. Poi, l'altra cosa, prima di inoltrarci nel tecnicismo, io sono andato sempre alla ricerca di ispirazioni. Essenzialmente frequento assiduamente o quasi assiduamente il forum di Access Programmers dell'inglese e Utter Access. Essenzialmente è una grandissima stima di Colin, come ha detto Alessandro, è veramente eccezionale, dà delle soluzioni brillanti. Eccellenti, e ho avuto, diciamo, anche il privilegio di collaborare con lui per fare una emulazione della maschera divisa. Se voi andate sul sito di Colin, vedete Emulated Split Form, dove io ho contribuito in qualche modo a fare, diciamo, l'assetto, e vi faccio vedere cosa avevo fatto nella mia applicazione per la scuola. In una sola maschera, qua ci sono sezioni e classi, in una sola maschera, toccando i bottoni in alto, è possibile vedere i dati in dettaglio e i dati in elenco. Sempre nella stessa maschera è possibile vedere solamente i dati in formato, diciamo, maschera continua, oppure i dati solamente quelli singoli. Quindi praticamente con Colin abbiamo cercato di capire come si poteva fare, e si poteva fare, effettivamente io l'ho realizzato. Andando, diciamo, in un altro, diciamo, settore di ispirazione, praticamente io ho trovato che la grafica di Access molto spesso non è, diciamo, eccellente. E quindi ho trovato molta, diciamo, possibilità di fare cose belle. Ho scoperto, diciamo, questo sviluppatore che si chiama cos'è Roberto Moraes, che ha un sito, aveva un sito, Access Lean System, che guardate cosa riesce a fare solo con Access. Per me diciamo, è stata anche una bella fonte di ispirazione, e graficamente mi sembrano questi risultati accettabili, se non eccellenti. Dopodiché, praticamente, utilizzo ogni tanto, diciamo, come criterio di ispirazione l'altro sito nolongerset.com. E poi diciamo, il mio primo amore, questo componente VS Flex Grid Pro, che non può essere, diciamo, inserito come controllo in Access. Ho visto che c'è praticamente un ActiveX a pagamento che si chiama prende, iGrid, o iGrid, boh, non lo so, che è veramente eccellente, solo che ha un costo notevole. Attualmente, insomma, ha il costo di $325. Ritornando a noi, questa era la mia, diciamo, l'introduzione. Cosa voglio fare stasera, se il tempo lo permette, sperando di essere abbastanza chiaro? Voglio dire che un controllo che a me non piace assolutamente, che è il controllo list box, si può in qualche modo migliorare. Oh, e poi l'altra possibilità è che anche il datasheet, che naturalmente si presta a tante critiche, secondo me ha una buona, diciamo, possibilità di essere utilizzato anche in ambienti di produzione. E allora, quindi vorrei appunto presentare questi due controlli potenziati, ho detto io, list box e datasheet. Man mano vi spiegherò come. C'è un'altra premessa necessaria, ovvero io prima utilizzavo delle icone da mettere nei bottoni per fare cose graziosine. Effettivamente però mi risultava abbastanza antipatico ogni volta andare a scegliere il colore del bottone, scaricare
da internet l'icona, poi magari cambiavo la grafica e quel colore non mi stava bene, alla fine ho scoperto che potevo utilizzare abbastanza efficacemente gli emoji, perché sono dei caratteri, diciamo, speciali, insomma, semplifico così, e che si adattano al testo che noi andiamo a mettere nelle varie caption dei controlli, delle etichette, dei testi e quant'altro. E praticamente c'è il vantaggio che seguono il colore e la dimensione al testo, possono essere più o meno ingranditi e appunto il colore è quello del testo, e soprattutto rendono leggera l'applicazione, perché le icone, essendo oggetti grafici, appesantiscono la dimensione del file access. Naturalmente ci sono gli svantaggi, cioè le emoji non è che siano granché dal punto di vista grafico, però molto spesso risultano utili. Adesso vi faccio vedere quelle che normalmente utilizzo. Come si possono attivare le emoji nativamente su Access? Si possono attivare semplicemente premendo il tasto Win seguito dal tasto più, quindi seguito contemporaneamente, scusate, ed esce una videata che sto presentando in questa mia slide. Praticamente cliccando prende quella iconcina che si vede, sono centinaia, forse un migliaio, disponibili per metterli nei nostri bottoni, nelle nostre etichette e quant'altro. Ad esempio, in basso sto visualizzando tutte le icone che io normalmente, diciamo, utilizzo nelle mie applicazioni. Ci sono i simboli la password, indietro, avanti, file audio, strumenti, forbici, insomma, penso che qua lo vediate. Quindi praticamente la premessa è proprio questa. Andiamo avanti e chi vuole approfondire, essenzialmente per quello che ho capito io, può darsi che sbaglio, le emoji sono un sottoinsieme dei caratteri Unicode. E mi ha fatto piacere che noi possiamo, diciamo, trovare su internet, ad esempio nel sito Vertex 42, c'è un elenco lunghissimo di queste Unicode che si possono utilizzare pure nelle nostre applicazioni, oppure la mappa caratteri di Windows, che è un'applicazione nativa in Windows. O ancora meglio, ho visto che c'è praticamente un grazioso e brevissimo utente che si chiama Strive for Peace, che dovrebbe corrispondere al nome di Crystal Long, che è molto attivo nell'ambito del forum di Access Programmers, che ha utilizzato proprio un'app, come state vedendo, che permette di scegliere questi caratteri. Vediamo se riesco a collegarmi. E qua ad esempio era la pagina di Colin, dell'emulazione di una maschera di Visa. Qua è l'applicazione che vi ho detto io di Crystal Long, che si può scaricare tranquillamente, e lì veramente ci sono migliaia di caratteri, insomma, categorizzati. Ho trovato veramente molto utile questa modalità. Eh, ok. Andiamo a vedere quello che vi voglio presentare io. Scusate. Vi voglio presentare quello che state godendo. Io voglio una list box che mi permetta, con dei bottoncini in alto che sono praticamente corrispondenti alle colonne, innanzitutto di avere in automatico il dimensionamento delle colonne stesse della list box, e poi di poter fare un sort automatico o ascendente o discendente. E poi spiegherò anche un'altra modalità, ma questa è molto banale, quella di avere in qualche modo una list box colorata. Ecco perché ho chiamato list box extended. E allora, dobbiamo fare la parte pratica, e io ho predisposto un'applicazione Access che purtroppo non ho avuto il tempo di metterla a disposizione, la metterò quanto prima a disposizione con un link al mio sito, quindi che potrete scaricare tranquillamente, dove spiego cosa ho fatto. Allora, partiamo dalla list box standard. Essenzialmente noi abbiamo una tabella e praticamente la vogliamo visualizzare. Se io non metto opzioni particolari, praticamente otterrei una cosa di questo tipo, che per me è francamente, diciamo, non buona. Ecco, vedete che tutte le colonne hanno la stessa dimensione,
e questo non mi piace, quando invece ad esempio la colonna titolo dovrebbe essere più ampia. Siccome mi seccava ogni volta andare a mettere la misura esatta in termini di centimetri delle colonne, allora io che cosa ho fatto? Innanzitutto vi faccio vedere la tabella di riferimento che è questa. Ho semplicemente il contatore in automatico, il campo titolo, punteggio, review, pagine, tipo e prezzo. Se io vado nella mia lista potenziata, questo lo tolgo, allora vedete già diversamente qualcosa. In alto, questa è la list box, spero che si veda, dove i dati di origine sono corrispondenti a una select, un'istruzione SQL, dove mi prendo i campi della tabella di riferimento, ok? Senza nessun ordine. Quindi questa sarebbe essenzialmente una query. Mentre se andiamo sulla list box, niente di particolare, è quella che c'è senza intestazione colonne. Però in alto io ho messo, come vedete, quattro bottoncini. Ciascun bottone praticamente si chiama BTN seguito da un numero, quindi BTN 0, BTN 1, BTN 2, BTN 3. Questo mi servirà, questa progressione, perché poi programmerò in un certo modo. Semplicemente in questi bottoni ho gestito direttamente con la proprietà sull'evento click, quindi su click, on click, il richiamo a una funzione che fra poco vi spiegherò, che permette di fare il sort. In questo caso si chiama sort list. Naturalmente, insomma, l'utente che cosa può fare? Può dimensionare le colonne, cioè il dimensionamento dei bottoni come meglio crede. Per me è ottimale avere questa impostazione. Andiamo a vedere praticamente come ho scritto il mio form. Ho cercato di commentare quello che ho fatto. Allora, cerchiamo di dirlo passo passo. Questa maschera è molto semplice. Mi sono dichiarato una variabile che vale la classe di riferimento. Fra poco spiego pure la classe. Nell'evento load, quindi al caricamento, faccio l'inizializzazione e poi quando chiudo la finestra, ovviamente annullo l'oggetto e ripulisco. Allora, cosa faccio nell'inizializzazione? Questa procedura si chiama init list. È banalissimo. Creo la nuova classe, quindi con la clausola new, e gli passo la mia list box più il mio form. Ora già Alessandro, che avevamo visto in anteprima, ha detto, dice, guarda che il form lo puoi ricavare dall'istruzione parent. È vero, poi ho fatto mente locale perché queste cose le ho inventate nel 2022, però ci può essere un problema del parent, magari se volete ne parliamo dopo. Comunque, e poi come vedete, e ho finito con questa maschera, la funzione sort list all'interno della maschera. Semplicemente che cosa fa? Dalla classe richiama il metodo sort passandogli il bottone attivo, cioè quello che viene cliccato dall'utente. Il codice alla classe è un po' più complesso. Qualche parolina sulle classi, ma sicuramente tutti voi, insomma, le avrete utilizzate, sapete che cosa sono. Le classi sono molto utili per creare un codice efficiente e robusto, perché permettono di avere oggetti che hanno un determinato input e permettono poi di avere un determinato output in qualche modo indipendente dall'interfaccia utente. Naturalmente all'inizio sono più difficili da progettare, però il codice poi sarà non solo robusto, quindi si può intervenire abbastanza facilmente su più punti dell'applicazione, ma sarà anche facilmente riutilizzabile. Il VBA o VBA praticamente permette di avere in qualche modo una programmazione a oggetti. Io ormai in tutte le applicazioni da una decina d'anni a questa parte, forse anche di più, utilizzo in maniera, diciamo, intensa le classi. Allora, andiamo a vedere cosa c'è. Innanzitutto mi sono dichiarato due costanti che varranno i simbolini dei caratteri Unicode di ascendente e discendente. Mi acquisisco con una dichiarazione privata la list box, che è list box,
e mi memorizzo anche la modalità di sort. E naturalmente accetto anche le forme chiamante e poi mi memorizzo anche la query di riferimento. Allora, nel metodo init, appunto, come vedete, passo alla list box e la maschera chiamante. Setto l'oggetto mio interno alla classe al nuovo valore e praticamente vado a verificare se la query è esattamente una select, perché se non è una select non può funzionare. Casomai do un messaggio di errore, altrimenti procedo acquisendo la maschera e poi soprattutto facendo questa sub, get columns with, cioè vado a considerare l'ampiezza delle colonne, perché appunto, come ho detto, mi aspetto che i bottoni siano stati già dichiarati. Cosa succede in questa sub? Praticamente dalla query, dalla select, come vogliamo chiamare l'istruzione SQL, tolgo tutto il resto che non mi interessa dal from in poi, ok? Perché devo avere praticamente i nomi delle colonne. E allora faccio questo, mi cerco nella stringa della query l'istruzione from, poi la tolgo e in base alla posizione e praticamente rimpiazzo anche la select con blank, quindi con un valore nullo. Alla fine che cosa ottengo nella variabile sSource? Solamente il nome delle colonne separato da virgola. A quel punto utilizzo praticamente l'istruzione di VBA split per ottenere un array, cioè una matrice, in maniera tale che possa capire quante sono le colonne effettivamente che si stanno richiedendo. Quindi con l'istruzione bound ottengo la quantità delle colonne su base 0, poi faccio un ciclo dove praticamente a partire da un contatore che è 0 fino al numero dei campi che ho trovato, e che cosa faccio? Praticamente mi vado a recuperare la larghezza di ogni singolo bottone, perché come vedete io richiamo dal form i vari controlli, si chiamano btn seguito da un progressivo. E quindi mi prendo la larghezza e la metto in un campo d'appoggio, che è width. Mi servirà poi per passarlo alla list box. Come vedete, poi faccio altre, diciamo, istruzioni dove mi memorizzo il nome del campo, mi servirà durante il sort, e memorizzo pure come appoggio il nome della caption su un campo, diciamo, disponibile, che in genere io non utilizzo, ecco perché lo sto facendo, che è lo status bar text. E come vedete, dopo l'iterazione, io ottengo le lunghezze esatte che corrispondono ai singoli bottoni che darò in pasto alla list box nella proprietà column width. E quindi praticamente già in automatico è impostato la larghezza delle colonne, così come praticamente mi ha detto il chiamante in base ai bottoni che ha impostato. E l'ultima cosa della classe, che è molto semplice, vabbè, la classe che utilizzo insomma è un po' più complessa, guardate l'evento sort. Vi faccio vedere come viene richiamato l'evento sort, ve lo ricordo, all'interno della maschera io ho questa funzione sort list, e dove praticamente dalla classe attivo il metodo sort, passandogli il bottone, diciamo, in linea. Andiamo di nuovo alla classe e come vedete in alto c'è il bottone access che viene passato, che è quello attivo in quel momento. Mi memorizzo la caption dal campo di appoggio status bar text, memorizzo il nome del campo che era nel tag, sempre del bottone. A quel punto devo capire se praticamente mi è stata richiesta l'ordinamento ascendente o discendente. È molto banale, praticamente come vedete in btn.caption prendo il nome della colonna, praticamente del bottone, più il carattere Unicode, ok? Che in questo caso praticamente è quello unidown, che io ho impostato come costante, cioè dal più grande al più piccolo, oppure se non è così vuol dire che è all'opposto, e quindi faccio un ordinamento discendente mettendo il carattere nella caption il nome del bottone più il carattere uni up.
A quel punto che faccio? Naturalmente mi devo memorizzare questo perché mi servirà per toglierlo al sort successivo se l'utente mi cambia colonna e quindi faccio così. Se io ho il bottone precedente, allora praticamente ripulisco la caption del bottone precedente perché era stato fatto il sort. Quindi in pratica gli tolgo il carattere Unicode, me lo memorizza a mia volta. A quel punto, banalmente, indico quale sort deve essere, che ho indicato ascendente o discendente, e lo do in pasto alla resource, quindi alla sorgente del list box. In pratica ho finito. Gli metto il punto e virgola così semplicemente per mia pulizia. Questa è la classe. Vediamola in azione. Quindi, praticamente, se io prendo la list box impostata con i bottoni come mi piacciono, ho creato questo effetto over che mi sembra simpatico. Se ad esempio clicco sul campo titolo, ok, già praticamente mi sta facendo un sort dal valore più grande al valore più piccolo. Se io ci clicco di nuovo, che cosa fa la classe? Alterna e quindi è dal più piccolo al più grande. E questo lo posso fare anche per l'altra colonna e come vedete dal titolo è scomparso il carattere Unicode e è comparso là dove ha cliccato l'utente. Anche qua posso fare, diciamo, discendente o ascendente e lo posso fare in tutte le altre colonne. In pratica questo mi sembra un modo, diciamo, abbastanza efficiente, non eccezionale, per utilizzare al meglio la list box. Spero che sia chiaro quello che ho detto, insomma. Oh, mettiamo che vogliamo strafare un pochettino, vogliamo prendere questo effetto, ma questo è insomma molto semplice. Qua praticamente ho ripetuto le stesse, diciamo, azioni che vi ho già esposto, però c'è una particolarità. Questa è una list box colorata. Ora è banalissima questa cosa perché praticamente d'altronde l'idea non è mia, io l'ho trovata qua, quindi sono nel sito nolongerset.com, però l'idea è stata di Karl Donaubauer, che regalandoci tutta una serie di trucchi, di tip and tricks, praticamente ha detto che guardate, con la list box si possono ottenere questi effetti, dei colori che si possono, diciamo, sistemare, diciamo, in qualche modo, rendendo un po' più accattivante la cosa. Come si fa? Allora, andiamo a spiegare come si fa. È molto semplice. Si va sempre nella tabella. Io per comodità ho creato un'altra tabella di libri, TBL libri underscore 2, e nella struttura, nei campi testo, basta che la proprietà formato praticamente la possa impostare con il simbolo della chiocciola seguita da un colore. I colori, naturalmente, e io ho la versione del Office 365 in italiano, i colori sono possibili, possono essere il nero, il blu, il verde, il ciano, il rosso, il magenta, il giallo, in inglese ci sarà quella corrispondente. Quindi, siccome l'ho messo nel campo titolo, ho messo blu, nel campo pagina ho messo, no, scusate, al campo tipo ho messo il colore magenta, allora quando io richiamerò la stessa query, però a quell'altra tabella, l'effetto è questo, è molto banale. Quindi il titolo è colorato blu e il tipo è colorato Questa magenta. proprietà funzionerebbe anche su SQL Server e tabelle collegate? Non lo Credo so, di no, l'avevo forse. testata, ma non mi sembra. E perché? Ah, perché la tabella naturalmente non ha la proprietà di Access, sì, è possibile naturalmente. Se è tutto chiaro, praticamente, io procederei adesso a... un'obiezione che mi si può fare, ma scusa, stai perdendo tutto questo tempo a sortare una list box quando potessi provare la list view, che addirittura permette anche il dimensionamento runtime delle colonne. Vero è. Però già avevo sentore e me l'ha confermato insomma, un grande programmatore di Access che si chiama, mi pare che sia, Pinot, Daniel Pinot, ha detto che dal 2020, nell'Office 2024 e a seguire nell'Office 365, a partire dall'aprile 2025, non potranno essere più disponibili i controlli list view, tree view, progress bar, media player, flex grid controlli e control e altri. Quindi, diciamo, la list view potrebbe essere comoda, ma insomma tenderà a non essere utile.
Ora, ritornando a noi, l'altro controllo riguarda una discussione sull'utilizzo del datasheet oppure il foglio dati. Uno dei grandi problemi del datasheet è questo, che presenta i dati in maniera flessibile. Facciamo se qua questo chiudo. Che è questo di qua. Il datasheet praticamente gli metto una tabella e me la impupa in questo modo, dove io posso graziosamente dimensionare le colonne, posso dimensionare le righe, però ho un grosso problema. Quando io ad esempio chiudo e riapro, come vedete, praticamente si è memorizzato praticamente le dimensioni che l'utente aveva lasciato, che molto spesso possono essere insomma brutte a vedersi. Ad esempio io memorizzo questo, se riapro il datasheet è così, ma suppongo che noi come programmatore non vogliamo che l'utente abbia tutta questa libertà sul datasheet. Allora, che cosa ho pensato di fare? Ho pensato di ottenere qualcosa di questo tipo, indipendentemente da come farà in una sessione l'utente, se lui chiude, diciamo, la finestra e poi la riapre, otteniamo il risultato che il datasheet è ancora, diciamo, controllato per come l'avevo stabilito in fase di progettazione. Come ho fatto per ottenere questo? Piccola premessa. In genere che cosa fanno i programmatori, da quello che ho visto? Utilizzano le form continue e le maschere continue. Vero, le maschere continue sono pure molto belle, però ad esempio non è facile fare il dimensionamento anzi non è facile, non si può fare il dimensionamento delle colonne se non programmando, e poi non hanno nativamente la possibilità di ordinare, sortare oppure filtrare il testo selezionando tutti i valori. Quindi io direi, ma ne possiamo discutere, che il datasheet continua a essere funzionale per insomma, la mia impressione. Allora, come faccio io? Vedete che in questo form io ho un bottoncino dove c'è scritto memorizza datasheet, però è visibile solo in fase di design, cioè sono io programmatore che decido quanto deve essere larga questa colonna, oppure la tre colonne e quant'altro. Quindi se io clicco qua, mi dice guarda che io ho memorizzato la dimensione della riga in questo caso, delle colonne sul registro. Una parola sul registro Windows. Qua ho fatto, diciamo, uno screenshot di quello che ho fatto io. Registro Windows, praticamente, come funziona? Innanzitutto questa videata che state vedendo si può richiamare tranquillamente dalla riga di comando Windows con regedit. E già il VBA praticamente già è predisposto a memorizzare i dati. Ci sono due funzioni native del VBA che sono get setting e save setting. Io semplicemente che cosa faccio? Assegno, fra poco vi faccio vedere, a un oggetto, in questo caso la mia tabella libri, una serie di informazioni sulle singole colonne e l'ID, pagine, prezzo, punteggio, review, l'altezza della riga, tipo e titolo. Se ci fate caso, i valori sono separati dal simbolo pipe, ok? Ad esempio l'ID è 765, pipe 1, pipe falso, e così via scorrendo. Essenzialmente vi sto dicendo che questi valori corrispondono a tre informazioni: la larghezza della colonna, l'ordine della colonna e se sia visibile o meno. Andiamo a vedere come ho fatto. Allora, vi faccio vedere quindi il codice del datasheet. Anche qua spero che sia semplice insomma, la mia esposizione al codice. Nel momento in cui carico la maschera, allora mi chiedo se il bottone di memorizzare i dati delle colonne debba essere visibile o meno. Per fare questo utilizzo una funzione che ho chiamato isaccde, cioè per capire se una è eseguibile piuttosto che no. Questa funzione è praticamente spiegata qua. Praticamente c'è una proprietà del database che si chiama MDE. In pratica, se ha il valore T, quello, insomma è una convenzione, e mi dice se c'è questa proprietà. Se
Non c'è io rendo visibile il bottone, vuol dire sono io programmatore che posso comandare. Se invece non c'è, come vi farò vedere dopo, l'utente non può modificare la dimensione delle colonne se non in una sessione. Allora, poi c'è invece, chiamo la procedura getSheet. Cosa succede nella procedura getSheet? Qua vediamo se riusciamo a spiegarlo in dettaglio. Innanzitutto, siccome ho creato il form dove c'è il datasheet, me lo prendo come sorgente dell'oggetto e quindi poi mi prendo il form di questo oggetto. In questo caso io subelenco, se volete vi faccio vedere come è combinato. Allora, questo è il form. Io semplicemente qua ho messo la tabella dati e come vedete questo oggetto si chiama subelenco e l'origine è tabella TBL libri, ok? Quando io vado nel codice, praticamente assumo questo sottoinsieme come una maschera, quindi un form. A quel punto posso controllare quello che c'è là dentro, cioè in pratica saranno le colonne del datasheet. Che cosa faccio? Faccio un'iterazione con l'istruzione for each di ogni controllo presente nell'insieme controlli del form, che sarebbe datasheet, e verifico se non è a sua volta una subform perché può capitare e vado a registrare, scusate, vado a prendere al registro per quella tabella il nome di quel campo per andare a prendere una stringa, quello che ho fatto vedere prima, di questa stringa poi la suddivido con la funzione split, VBA split, con il carattere pipe. Alla fine ottengo una matrice, un array, come volete, in cui vado a memorizzare nel singolo controllo che sto iterando la larghezza della colonna, l'ordine della colonna e se eventualmente deve essere visibile o meno. Molto semplice. Quando c'è l'istruzione del registro get all'interno del mio form, vedete che le istruzioni sono VBA. Io non utilizzo le funzioni API che sono ulteriormente delicate e quindi mi affido al VBA, almeno per queste cose. Come vedete, io ho una chiave che ha access groups dove gli passo i dati che vi ho detto. Quindi questa è la register get. Eventualmente, quando l'utente, in questo caso il programmatore, vuole memorizzare questa informazione sulla singola colonna a suo piacimento, vedete, si attiva questo evento, set sheet. Molto semplice anche questo, perché il set sheet, dove, scusate, qua, praticamente anche qua acquisisco praticamente il datasheet come se fosse una maschera, quindi set underscore form, mi prendo il form dell'oggetto subelenco, questa volta itero sempre sui controlli che ci stanno nel datasheet, evito i controlli che sono sotto maschere oppure etichette e a quel punto vado a registrarmi il nome della colonna, la larghezza della colonna, l'ordine della colonna e se è visibile o meno la colonna, perché sapete che i campi si possono nascondere o meno. Tutti questi separati dal pipe. A quel punto mi rimane solamente a memorizzare la larghezza della riga e anche questo praticamente lo faccio settando row height in base a quella che è la dimensione attuale e do il messaggio all'utente, sarebbe il programmatore che ha inserito i dati correttamente nel registro. Di conseguenza, se tutto funziona, dovrebbe essere così. Lo rivediamo. Quindi abbiamo detto questo è il datasheet standard che praticamente purtroppo lo possiamo diciamo, falsificare dal punto di vista visuale, mentre qua è il datasheet che propongo io come programmatore e praticamente posso dirgli memorizzami questa ampiezza titolo. Vabbè, esagero, come vedete, faccio così, dati su righe e colonne memorizzate nel registro, chiudo, se riapro è esattamente quello che volevo. Adesso vi faccio vedere nella versione praticamente compilata, se funziona, quindi a CCDE, richiamo la stessa datasheet e come vedete il bottone in alto non è visibile e per le colonne sono impostate come l'ho messe io in fase di progettazione. Ok? Quindi praticamente l'utente finale per lui è trasparente, quindi naturalmente può modificare come vuole perché magari
magari tutto il testo non è visibile, in quell'occasione ha bisogno di vedere più ampiamente, ok? Però quando chiude e riapre, comando sempre io, cioè comanda sempre il programmatore, mi ritorna la composizione precedente, che mi sembra più, diciamo, più pertinente. Cioè, in fase di design noi programmatori vogliamo un certo layout, piuttosto che sia, diciamo, lasciata allo sbaraglio. Poi mi piacerebbe in fase di discussione, insomma, capire i limiti del datasheet, insomma, perché ho qualche possibilità di riflessione. Andiamo a vedere l'ultimo esempio per ottenere un risultato similare sul datasheet. Vi confesso che io, dopo che ho utilizzato le maschere continue, mi sono un po' seccato di programmare continuamente le maschere continue, anche con quello che avevamo discusso con Colin, e là dove è possibile utilizzo il datasheet in maniera tale che lo possa programmare, diciamo, abbastanza bene. In questo caso, che è l'ultimo che vi mostro, abbiamo i colori e le colonne, anche questo vale con la tabella di riferimento dove nella proprietà formato ho messo i colori, insomma, blu piuttosto che rosso, non ha importanza, però vi faccio notare che ho messo due altri bottoni, chiamiamoli così, a sinistra. Uno è il bottone di zoom, l'altro il bottone di X. Uno vale per vedere il dettaglio della riga dell'utente che ha selezionato, l'altra può valere come cancellazione. Come ho fatto per ottenere questo? Naturalmente le prime due colonne non sono colonne della tabella, le ho aggiunte io. Allora, come che le ho aggiunte? Allora, come vedete, io questa è una maschera che ha tutti i miei campi della tabella e in più, come vedete, ho messo due campi testo, uno che contiene il simbolo Unicode dello zoom, l'altro che contiene il simbolo Unicode della X, ok? Potevo mettere anche, insomma, altre informazioni, potevo mettere direttamente il testo dettaglio piuttosto che elimina. Vabbè, ho preferito fare così. Allora, lo ripetiamo e vediamo questo. Cosa è possibile fare? Secondo me diverse cose. Qua io non ve lo faccio vedere, ma nella mia applicazione, diciamo, che ho sviluppato, se io clicco sullo zoom, richiamo la maschera di dettaglio del record corrente, quindi passando in questo caso l'identificativo del record. Se invece praticamente clicco sulla X, mi domanda all'utente se vuole eliminare la colonna e qua lo faccio con banalissime istruzioni. In questo caso metto sì e quindi ha cancellato. Se ad esempio dicessi no, allora ritorna come prima. Le istruzioni sono veramente banali, però qualche informazione la do. Non voglio che sia Access a gestire l'eliminazione delle colonne. Sapete che ad esempio io posso fare così. Posizionandomi presente alla estrema sinistra, posso dire elimina il record, però a me non va questa cosa, la voglio gestire io, diciamo, da codice e quindi evito che l'elimina il record sia funzionale. Quindi prima della conferma dell'eliminazione gli dico che cancello l'evento. Nel formload non c'è niente di particolare e nel primo campo testo, che io lo chiamo bottone di apertura, io verifico se ci sono record, se non ci sono, faccio in modo di inserire un nuovo record, oppure richiamo, se ci sono, la maschera di dettaglio del record corrente. E quindi ho gestito questo evento. Nell'ambito del delete, quindi se mi ha cliccato su quel bottone che sarebbe un campo testo, allora mi faccio le mie considerazioni, se ci sono record presenti, non è una nuova aggiunta, gli chiedo se deve eliminare in questo caso il record e procedo con istruzioni molto banali sul record set. In questo caso si possono utilizzare anche l'istruzione do cmd, ma insomma preferisco fare questo. Quindi delete, poi faccio un require, a quel punto mi muovo nel primo record disponibile. E qua quindi ho finito. Considerazione sul datasheet. Vero che il datasheet presenta i dati brutali, però avendo questo sotto maschera, io in pratica che cos'ho? Non ho altro che, come vedete, tutti i controlli dove io posso benissimo andare a verificare cosa mi stanno immettendo gli utenti, solo che praticamente questa maschera io non la presento come maschera singola,
ma la presento appunto come foglio dati, cioè non è così che io la presento, ok? Ma la voglio presentare sempre con, diciamo, questi campi in modalità foglio dati. Quindi ottengo il datasheet che io mi piaceva far vedere le funzionalità con la possibilità di selezionare l'ordine, i filtri, le selezioni e la possibilità di avere due bottoni in più che corrispondono ai campi della tabella, ma servono al mio utilizzo. E quindi per me questa è una form, una maschera funzionale a tutti gli effetti e con, secondo me, pochissimo codice da mettere insieme. Ritornando alla mia presentazione e sto per terminare, che era questo che vi volevo far vedere. Se abbiamo tempo, vi faccio vedere come ho fatto vedere in anteprima a Alessandro. Sto realizzando un'applicazione come divertimento dove tutta una serie di mie soluzioni, naturalmente assolutamente personali, quindi criticabili, contestabili, in cui vado a mettere quello che mi piace come layout. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Naturalmente in progress questa applicazione e quindi mi piace avere diciamo una maschera iniziale graficamente secondo me insomma valida. Dovrei gestire una pagina di login, una maschera di login, ma ancora non l'ho fatto. E poi praticamente io faccio delle scelte grafiche perché, e a questo punto lo dico, Access dal punto di vista grafico lascia molto a desiderare. Sono contento Alessandro, diciamo, abbia come obiettivo, diciamo, non so se è prioritario, insomma, comunque importante, quello di aumentare la simpatia grafica dei controlli. Ho visto recentemente il suo sito, mette una serie anche di oggetti gratuiti a disposizione. E quindi io prendo che cosa ho fatto le mie scelte, che vi dico velocemente. Dopo anni che ho utilizzato il ribbon, ho evitato come la peste l'utilizzo del ribbon perché mi dava più problemi che soluzioni. E ho preferito utilizzare in modalità intensiva l'ancoraggio, che ad esempio mi permette di avere questa videata e scomparsi il ribbon, però Access c'è tutto. Ad esempio io sto muovendo la finestra Access, ok? E come vedete, se io provo a dimensionare, praticamente questi mattoncini colorati si spostano di conseguenza, quindi riesco a centrarle. E quindi questa è una mia scelta, insomma, grafica. Poi l'altra cosa che vedo funzionale, soprattutto perché ormai noi siamo abituati a navigare in modalità web, il menu laterale è molto intuitivo. Peraltro io posso anche nascondere il menu laterale e avere a che fare direttamente con la maschera corrente. E quindi io posso gestire in dettaglio, prendete le mie informazioni, naturalmente non ci sono dati, diciamo, la privacy non viene violata, oppure in questo caso la list box che vi ho fatto vedere prima, la sto utilizzando in questo modo. Oppure io utilizzo il datasheet in questo modo. Io voglio far vedere agli utenti i dati nel modo più semplice. Se ci fate caso, io ho fatto una query apposita di colonne che loro possono modificare o meno. In ogni caso le posso controllare. Ad esempio, queste sono la tabella dei nominativi. Rimanendo sullo stesso sottomaschera, posso richiamare i telefoni piuttosto che le mail, piuttosto che i social. E quindi praticamente sto utilizzando una sola maschera, praticamente, perché il grosso l'ho fatto con il datasheet. Come vedete in alto a destra c'è il bottone che in fase di design è visibile, memorizza le informazioni sulle colonne del datasheet. Niente, poi tutto il resto, insomma, è abbastanza banale. Qua io ho progettato di acquisire i dati dal Google Contacts, fino a poco tempo fa volevo prendere anche i dati da Outlook e poi volevo associare le foto ai miei contatti, che naturalmente non vi faccio vedere. Ecco, piuttosto lento Outlook, va bene. Oppure, ad esempio, per le stampe, ecco, anche qua ho fatto una mia scelta, anche questa è criticabile. Ho visto che molti programmatori utilizzano, diciamo, il tab del ribbon print view. Ok, bello, ma significa che devo utilizzare il ribbon? A me non piace, oppure applicarlo solamente per la stampa. C'è un metodo molto più semplice, secondo me, di utilizzare
questo, io faccio l'anteprima del mio report, posso fare la stampa del mio report, posso ottenere il PDF del mio report senza richiamare il ribbon. Quindi nell'anteprima, in questo caso vabbè, impiegare un po' di tempo, ho sbagliato. Ecco, questo è il mio report visibile all'utente, si può spostare alla finestra come vuole e quant'altro, ok? E oppure posso mandare direttamente stampa o nel caso dell'elenco telefonico posso trasportare i dati in formato Excel. Nel caso della rubrica completa posso applicare un filtro. Anche qua, questa maschera che vedete io la riutilizzo perché praticamente è standard. Io posso scegliere le condizioni in base al campo, posso scegliere l'operatore uguale, maggiore, minore, insomma lo sappiamo queste cose, assegnandogli un valore e poi aggiungere ulteriori condizioni, che sarebbero le condizioni OR piuttosto che AND. A quel punto mi creo una mia lista che darò in pasto alla maschera chiamante che andrà a utilizzare l'SQL apposito. In questo caso non ve lo faccio vedere perché è banale. Oh, l'altra considerazione, non è che io odio le maschere continue, in certi casi è proprio necessario. In questo caso, io ho un elenco di stati dove devo far vedere le bandiere, quindi immagini grafiche. Quindi, giustamente in elenco io devo mettere le bandiere che stanno qua, non posso utilizzare il datasheet. Al massimo avrei un link. E qua praticamente posso fare sempre con una classe l'ordinamento della colonna, posso dare un effetto di selezione del campo corrente. Vedete questo mattoncino un po' più giallo che praticamente vado a considerare sulla riga corrente, ma penso che queste cose le sappiate e quant'altro. Posso fare, vedete anche qua, calcolo il codice fiscale, questa maschera è centrata in base all'ancoraggio e mi piace questa considerazione. L'altra mia scelta, ad esempio, per visualizzare i dati si utilizza la finestra nativa di Access. Invece io mi sono fatto una mia finestra dove posso memorizzare le dimensioni alla finestra come voglio, ad esempio così, per cui quando la richiamo si formatta come ho scelto e notate pure che io posso scegliere, diciamo, il carattere di riferimento, cosa che nella finestra zoom nativa di Access non c'è. Così anche per me è una cosa standard che ho messo in tutte le mie applicazioni, io do le informazioni sulla mia app, sempre con modalità di navigazione tipo web, dove dico le caratteristiche del prodotto, indicando la pagina di riferimento, il manuale in linea, se hai suggerimenti me li mandi, se riscontri anomalie comunicami in che modo, un video introduttivo. Oppure i dati del sistema. Salvatore, scusami se ti interrompo. Sì, sì, scusa, dimmi. Chiederti di chiudere No, va bene, no, io devo essere in chiuso. per due motivi che adesso ti spiego. No, io ho finito praticamente, quindi. Ok, perfetto. Questa era, vabbè, il primo motivo è perché ormai abbiamo raggiunto le 8 e due se sono già andati perché avevano dei problemi Sì, e no. non vorrei fare troppo tardi. Presentazione direi molto interessante, molto buone le soluzioni grafiche. Ci sono domande? No, domande no, considerazioni. Considerazioni, La osservazioni, prima, certo. sì, la prima, secondo me, il datasheet, la vera forza del datasheet è il foglio dati secondario, che non viene dato in nessun altro modo e tu spesso puoi avere delle informazioni accessorie rispetto al record ed è molto molto interessante. Peccato che non ci sia maschere continue che io preferisco, confesso di preferire. La seconda cosa, vabbè, quando tu hai fatto quell'applicazione con l'impostazione grafica simile, i siti web di amministrazione con Bootstrap, che anche io utilizzo, usi tutto, riquadri tutto in una sottomaschera Sì, sostanzialmente e esatto, cambi il sì, raw sì, source. sì. Non faccio maschere Secondo me, pop-up, diciamo. sì, no, secondo me due cose. La prima, se non lo utilizzi, è graficamente più interessante togliere il riquadro a schede, perché è sempre solo uno. Se non lo vuoi utilizzare, non ce n'è bisogno e quindi fai la maschera a tutto schermo. Mm. E in realtà, così facendo, però, perdi una cosa molto comoda, che invece è la possibilità di aprire più maschere
e navigare fra le maschere già aperte. Ed è quello che ha il grande vantaggio della struttura a schede che stai utilizzando, che puoi utilizzare. E poi anche io non utilizzo il Ribbon, l'ho utilizzato per tanto tempo, addirittura io ho aiutato Gunther Evenius a Sì, tradurre in sì, italiano quando lui fece Access Ribbons, lo sì. aiutai a fare tutte le traduzioni in italiano, però lo evito con la stessa cosa appestato come dicevi tu. E creo una struttura, una bar, navbar, se vogliamo parlare di come se fosse Bootstrap, Sì. una navbar di navigazione e una navbar relativa alla maschera stessa, quindi avere tutti i pulsanti in alto. Il fatto di averli sul laterale mi sacrifica un sacco di spazio, anche perché facendo io più gestionali amo riempire le maschere di controlli e io non spreco, cioè non utilizzo quello spazio che si prende la barra laterale per metterci delle sottomaschere collegate al dato che sto in quel momento processando. E quindi sempre nel discorso dell'ergonomia delle maschere. Quindi per questo io faccio una bar come se fosse top e poi dopo evito quello lì sulla sinistra, collassabile pure. Insomma, Sì, sì, Vabbè, la ovviamente utilizzo così. sono giusti. Sono scelte, sì, 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 è sì, No, giusto sì, che... hai fatto sono osservazioni giustissime e mettono in certo. evidenza il fatto che poi alla fine l'interfaccia è funzionale all'applicazione, cioè non è che esiste È la cosa più un'interfaccia importante. È esatto, la cosa cioè più importante. dipende a seconda del tipo di applicazione, La servono interfacce presentazione. diverse. Ci sono due filosofie di sviluppo, secondo me, dei software. Quello che è lo sviluppatore che presume dall'altra parte un utonto Sì. Sempre, e quindi sempre. dice: "Io ti faccio vedere poche cose, No, no, io gli faccio fare poche Massimiliano, cose è perché giusto. così crea pochi problemi". Oppure, invece, come piace a me, io ti do tutte le informazioni possibili in quel momento. Cioè, se io sto su, per esempio, una maschera di una vendita, no? Una qualsiasi cosa. Io con la navigazione del record ti faccio vedere le giacenze, gli acquisti precedenti, le vendite precedenti, gli ordini, la foto, ti faccio vedere tutte le informazioni a corredo e spostandoti al record successivo, queste informazioni si aggregano perché sono collegate con, insomma, le sottomaschere sono collegate e quindi io do all'utente la possibilità di creare un software che sia decisionale e non consultivo. Cioè la cosa che non mi piace molto nello sviluppo del software è quello di dire io faccio la trattativa e poi la vado a registrare. No, io il software lo uso per aiutarmi a fare la trattativa e quindi ho bisogno di una serie di informazioni che, che all'utonto non servono, ma a una persona invece che vuole valutare determinate cose serve come il pane. Sì, su questo E sono quindi ho d'accordo bisogno di anch'io. spazio. Questo era... Ok. Certo, Allora, certo. Massimiliano, Attenzione, io Massimiliano, premetto. vai, vai, Salvatore, scusami, Prego. vai. Dimmi. No, no, semplicemente volevo, cioè, perfettamente d'accordo, insomma, sulle scelte. Però, come ho detto, a diversi anni ho visto con i miei, diciamo, colleghi, ma anche altre persone, che in genere la navigazione, diciamo, che offre il web è per loro intuitiva, quindi un menu laterale, però come forse tu hai fatto vedere, non so se ti è sfuggito, utilizzo anche la barra, come hai detto tu, anche quando c'ho gli elenchi posso scegliere nominativo, posso scegliere i telefoni, posso Sì, scegliere le mail e in orizzontale. E poi sì, sì, prende il sì. collassabile, quindi se non ti piace quella videata, quella è menu, scusami, quel menu naturale lo puoi togliere ovviamente. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Anche io utilizzo moltissimo gli ancoraggi e Sì, soprattutto utilizzo molto le griglie, perché attraverso le griglie io collego più controlli e quindi se volessi collassare una serie di controlli basta che collasso il primo e lui si tira tutto dietro. Insomma, ci sono una serie di vantaggi in tutto questo e poi dà anche molta pulizia al codice.
cioè scusami, alla maschera, La che a me maschera, piace. che è importante. Io a suo tempo ho provato a studiare veramente il design delle maschere, almeno su applicazione desktop, e ci sono appunto dei concetti chiave, quindi i Sì. bottoni devono stare in un certo modo, va bene, quindi è chiaro, quindi sono Ma scelte. banalmente, se vai su Wrap Bootstrap trovi una serie Sì, di, sì, sì. trovi una marea. Non sento più niente. No, neanch'io, è sparito. È sparito l'audio. Va bene, va bene. Va bene, comunque, Pronto? Sentire? Salvo, ti do anch'io qualche feedback. Ti confermo che Dimmi, Strive for dicevo, sì, Peace è il sito di Crystal Long. No Longer Set sì. è il sito di Mike Wolf, sono entrambi Access MVP, Mike Wolf, sì, sì. sì, molto 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 attivi nella comunità, anche loro nell'ambito di AOG. E peraltro Mike Wolf ogni giorno pubblica un articolo su VBA, su Access da anni, senza mai saltare un giorno. Io non so come faccia, forse non penso abbia una vita privata, ma ci riesce. Sono d'accordo anch'io sull'uso limitato delle API perché insomma comunque possono essere pericolose, problemi di compatibilità, eccetera. Quindi se è preferibile, se è possibile usare una funzione VBA al posto di un'API è sempre meglio. E l'unica osservazione che posso fare sui datasheet è va Mm. tutto bene fino a che, come già ti ho detto l'altra volta, non dai un accesso diretto a una tabella. Cioè finché usi magari delle tabelle intermedie o temporanee, eccetera, va bene, ma se col datasheet dai accesso alla tabella dati originale, no, è un no assoluto perché l'utente potrebbe inserire qualunque porcheria senza Sì, ma io controlli lo sui posso dati. controllare. Se io ho Sì, una sì, sì, maschera e quindi ho i campi testo, combo box, seconda, posso controllare, quindi sì, 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 posso appunto. gestirli. Sì, 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 no, sì, è non chiaro. dico a te, No, dico in generale, usare il datasheet, dico in generale, l'unico no al datasheet è se dà accesso alla tabella dei dati, questo no, tutto il resto va sono bene. d'accordo. E per quanto l'ultima osservazione che volevi prendere con la tua ultima applicazione, hai detto che pensavi di prendere i dati da Outlook, i dati di contatti da Outlook, non so se potrai farlo, visto che abbiamo, come sappiamo, Lo so, difatti Outlook sta preferisco perdendo il andare solo VPA. Non su più. Google Chrome. Esatto, No, non più, non si Non può più, fare sì, più. sì, è chiaro. esatto. Dovresti usare tipo Microsoft Graph, queste soluzioni un po' molto più complicate, più complesse. Comunque, sono le 8:10, direi di chiudere, insomma, potremmo andare avanti anche a chiacchierare per ore. Anzi, Salvo, hai detto... scusate se mi sono fatto prendere la mano, perché se non No, no, presentavo no. la mia app erano i tempi, diciamo. No, no, ma questa adesso ti dico, insomma, hai detto innanzitutto che renderai disponibile il materiale usato in questa Sì, presentazione, sì, quindi ti sì. suggerirei di fare uno zip con tutto quello che vuoi condividere e metterlo sul tuo sito, visto che ne hai le possibilità. Se poi mi mandi il link, possiamo pubblicizzarlo su YouTube. E quindi una volta che ho il file zippato e lo metto sul sito, ti passo appunto il Perfetto, link e ci tu a socializzarlo. Perfetto, perfetto. spero di farlo quanto prima. Bene, abbiamo quindi ottimamente inaugurato il 2025 e l'11 febbraio saremo di nuovo qui con, questa volta, Giordano Dell'Elice, che ci parlerà di come Access possa integrarsi in molteplici scenari lavorativi per aiutare a automatizzare e comunicare. È un argomento che ricorda un po' quello di cui vi ho parlato anche io nella nostra prima riunione inaugurale in ottobre, e ricordate, almeno quelli di voi che c'erano, quando vi dicevo che Sì, sì. Access, ma più in generale Office, può essere Sì, un'arma sì. vincente nell'automatizzazione di diversi compiti e attività anche complesse. Giordano, se sei disponibile, ti cedo la parola per una anticipazione di quello che ci dirai in questa tua presentazione. Va bene. Hai bisogno di condividere lo schermo? Guarda, no, in realtà sono in Ok. multitasking mentre sto facendo, sono col telefono. Ah, Vabbè, ok. dico giusto, innanzitutto ringrazio Salvatore per Sì, l'ottima, grazie a bellissima voi. presentazione, molto utile, quindi lo ringrazio innanzitutto. Guarda, una piccola parola su quello che poi presenterò, sicuramente il focus non è quello poi personalmente
di andare molto sul tecnico, in quanto tecnicamente siete sicuramente a un livello per il quale non ancora ci sono. Sta di fatto però, riprendendo diciamo il primo incontro che è stato fatto su YouTube, pubblicato poi su YouTube da parte di Alessandro, il focus del prossimo incontro sarà come anche la creatività, anche con un livello non avanzato, è possibile sfruttare Access per comunque integrarlo in sistemi aziendali, performando comunque bene. Quindi questo, diciamo, è il succo. Ok, sembra interessante. Quindi aspettiamo l'11 febbraio per la Speriamo. Va presentazione bene. completa. Ok, nel chiudere mi raccomando nuovamente, fatevi sotto. I mesi da marzo in poi sono ancora aperti, disponibili, quindi se volete presentare qualcosa, mandatemi una mail e fatemelo sapere. Massimiliano, io a te già ti prenoto per marzo perché mi sembra che puoi dare molto. Quindi pensaci un attimino, una bella presentazione, eh? Dai, Ma su, io guarda, ti dissi già, detti già nell'occasione della prima conferenza, detti la mia mhm. disponibilità, però vediamo per marzo di Pensaci, mettersi pensaci. qualcosa, dai. Bravo, così mi piace. Salvo, Salvo, mi rivolgo ancora a te. E questa è la seconda Ti ragione. confesso però, scusami, Dimmi. ti voglio solo dire una cosa. Io nasco come sviluppatore Access, però poi ibrido parecchio, cioè per me il database è SQL Server, Sì, va io bene. uso molto .NET Mhm. e vi faccio vedere, vi posso far vedere come tutta questa roba può lavorare insieme. Lo trovo interessantissimo, perché comunque è un campo non in espansione, ma diciamo che Access da solo è poco credibile sul mercato, quindi se si riesce a espanderlo con SQL Server o MyDB o quello che è, .NET, eccetera, è tutto tanto di guadagnato, quindi c'è sempre da imparare, va benissimo. Pensaci un pochino e facci sapere. Dicevo a Salvo, questo è il secondo motivo per cui ti ho chiesto di interrompere, perché dovete sapere che qualche tempo fa Salvo mi ha mostrato quella applicazione Access che sta sviluppando e che ci ha mostrato oggi e l'ho trovata graficamente bellissima, c'è poco da dire. E visto che la mia capacità artistica è paragonabile eh, quando sono particolarmente ispirato alle pitture rupestri neandertaliane, gli ho chiesto con una certa invidia se gli andasse di presentarle in dettaglio in un nostro prossimo incontro. Per cui, Salvo, tornerò a darti il tormento fra qualche settimana per provare a convincerti. E quindi non volevo facessi vedere tutto quanto oggi. No, Nel no, f- in effetti hai ragione, mi hanno fatto prendere la mano, come ho già lo detto, so, lo sì, so, lo anche so. perché ci sono tante altre cose che volevo dire, va Ma bene. ripeto, starei ad ascoltarti per ore. Quindi. Va Nel bene, frattempo, sì, tutti sì, voi sì, sì. pensateci su, mi raccomando, di nuovo, un'applicazione, una tecnica più o meno particolare o più o meno comune, un argomento qualunque, anche di base, anche diciamo così didascalico, cioè che ne so, una funzionalità del VBA, qualunque cosa va bene. Quindi chiudo qui la registrazione e il meeting che sarà disponibile sul nostro canale YouTube a breve, il tempo di editarlo un po'. E come al solito, dopo qualche giorno aggiungerò anche i sottotitoli, sia italiano che inglese, come ho fatto per gli incontri precedenti. Ancora grazie per essere intervenuti, fate tanta pubblicità al gruppo, iscrivetevi al gruppo, costringete la gente a iscriversi con la forza se necessario. E Salvo, grazie ancora per la pazienza, per dovuta Grazie a te Alessandro, veramente, veramente ai grazie di problemi questa di dicembre. possibilità. Tanti auguri di buon anno a tutti, ci Grazie rivediamo, di tutto. grazie a voi, ci rivediamo spero a febbraio. Buon anno, Ciao a grazie, ci tutti. sentiamo Ciao a alla tutti, prossima. ciao ciao.